intanto era arrivato anche un altro aereo, che non era arrivato ad Anzio, era arrivato ad Anzio, però al momento dell'attacco aveva perso l'elica del motore destro, era quello del tenente Spunza. E c'era il motorista che tentava di metterlo a passo bandiera all'elica e il pilota gli ha detto: cosa metti a passo bandiera all'elica? Cioè dava contro il vento, faceva girare. Che non vedi che c'era rotto il riduttore, l'elica era partita. Adesso torniamo a Gorizia, infatti hanno rivalicato gli Appennini, hanno riportato Gorizia con 2 sole motori di stiluro, hanno atterrato regolarmente. C'era quando al ritorno gli dice Spunza all'equipaggio: mettetevi la cintura del paracadute, che magari può anche non tenere e cadere. E invece loro ieri hanno detto: Monteducci che ci porta a casa, e tutti il metterci il paracadute. Tanto c'era la fiducia dei piloti e poi ci sono arrivati. Quando ci hanno visto arrivare tutti contenti, che abbiamo sganciato. Abbiamo sganciato perché era fermo là in mezzo di va bene. Un mattino dopo abbiamo chiamato il capitano Fagioli e facciamo un rapporto, tenete il rapporto, ma poi facciamo i testimoni. Appunto, Fagioli era disperato. Chiamo subito un altro viene, mandi via subito un telegramma, mi si chiama al comando delle code, di comunicare alla famiglia di cose che durante la fase di scampo, sulla rotta di scampo, il primo viere, il signore Di Renzo, veniva sbalzato fuori dicendo che invece erano leggeri. Poi arriva Maria, poi mi dice: vi devo dare anche una bella notizia. Dall'unico aereo che è arrivato, il capitano Marini, che era sopra, ha detto che è stata colpita una nave. Perciò per questa nave qui che è stata colpita vi aspetto un premio di 150 euro, 150.000 euro da dividere fra voi tutti contenti, però l'ha piccato male. Mezz'ora dopo sono lì che comunico gli altri: voi non siete arrivati, noi siamo arrivati al mio capitanaggio per televisione. E mi chiama: Barilla, vieni qua. E lui non mi cambia più Girolamo. Da quando mi ha dato il nome Barilla, vieni qua. Mi dice: io sono un patatrac, tu le 150.000 euro, cioè i 50.000 euro non le vedi. Perché? Perché abbiamo colpito una nave ospedale. Cosa? Abbiamo colpito una nave ospedale. Ma come fa? La nave ospedale devi tenere di notte le luci accese. Le luci accese non ce l'aveva. La nebbia lo copriva quasi tutto. Come fai a sapere tu? È questione di secondi, tu il siluro lo vedi da lontano, lo sai vicino. Tu come sganciato, quando hanno sparato non puoi mica sapere che cosa hai colpito. Poi c'è da scappare via. Poi abbiamo colpito l'ospedale. Eravamo tutti disperati. Mosca era disperato, il tenente Pandolfo non ce la faceva più. Ma proprio lì da mettersi per ma dove c'erano? Ma non ce n'erano luci accese, perché con le luci accese dava luce a tutti quanti, ha capito? Non potevano dire altri aerei che con luci accese bombardare la nave. E lei teneva tutto spento. Morale che la fa, basta, finita la cosa. Siamo tornati a casa. Il giorno dopo, il tempo di andare a Gorizia, il giorno dopo ripartenza ancora per Perugia. Vabbè, per un'altra azione, arriviamo a Perugia, poi il tempo di arrivare, poi dicono: domani mattina ritornate ancora a Gorizia, perché c'è brutto tempo giù ad Anzio, e poi dopo questi 2 attacchi qui, alla notte lasciano andare i nebbiogeni, non c'è niente per vedere. Allora il giorno dopo riportiamo indietro in 5 aerei, doveva essere in 6. Invece quello il tenente Mazzarotti, per avaria del motore, è partito in un secondo tempo, e qualche giorno dopo, nel rientrare a Rota Pozzuolo, è stato intercettato dalla casa avversaria, è stato buttato giù. Vabbè, torniamo indietro e diamo il raccomando. Vogliamo informazioni in linea, tutte informazioni così, bassi, a 100 metri per portarsi ancora più basso a pelo dell'acqua, per non essere attaccati alla caccia, e procediamo verso Gorizia. Arriviamo
comincia l'entroterra di destra, roba del genere. Arriviamo nelle pianure di Gradisca, nelle paludi di Gradisca. Il nostro braccio è qui, l'ultimo di questo qua. Il rumore degli aerei in arrivo ha fatto alzare un mucchio di uccelli di palude, piccoli, alzandosi così va proprio a sbattere contro il nostro. Bam! Io sono lì che volto le spalle del pilota che guardo. A un certo punto mi sento tic tac tac, vedo guardo via, destra a sinistra, vedo schizzi di sangue, siamo attaccati, guardo in giro, ma non vedo nessuno, poi mi sento di là, no, niente, poi vedo penne, ma cosa succede? Guardo i piloti, vedo il parabrezza del maresciallo Moschi e i frantumi, lui tutto che sanguina davanti, tutto sporco di sangue, l'apparecchio che ha scivolato d'ala, eravamo bassi, c'è un momento che ci andiamo a infilare, e il tenente Pandolfo che ha ripreso subito il comando l'ha raddrizzato, ma ho visto la terra, diciamo 3 metri di distanza, e quindi andiamo giù, che cosa succede? Di qui ci hanno attaccato e ci hanno buttato giù, invece no, è stato il Moschi, sentendo gli uccelli, ha fatto dare il comando per coprirsi, quello non ho preparato una roba del genere, è andato, ci è andato in questo modo qua. Morale, arriviamo a Gorizia dietro gli altri che ci aspettavano. Cosa è successo? Tutte le notte. Cosa è successo a Moschi? Tutto fatto più zuppato. Niente, colpa degli uccelli. Adesso ragazzi prendete spugna, tutto lavare tutto l'interno, tutto quanto. Vabbè, lavare tutto quanto, l'apparecchio di vento, i comandi. Il giorno dopo mi chiama un motorista e mi dice: tu vieni con me, che io voglio tirare via la capotta e il motore per vedere se è entrato qualche cosa a disturbare. Vabbè, sono lì attaccato. Adesso provo il motore, guarda un momentino, guarda che fucile fuori. Va. Sì, va bene, chiaro, va bene, no. Fa il motore adesso, va bene. Fa il motore centrale da gas. Io gli faccio segno così, a un certo punto che spegne il motore, mi fa segno qualche cosa, salta giù, addirittura dall'apparecchio e scappa via. Ma perché scappa? Guarda dall'altra parte, c'è uno stormo di bombardieri, sta bombardando Gorizia, cominciava da in fondo alla... Porca miseria, intanto è tutto quanto fuori. C'era un rifugio antiaereo, un coach che mettevo giù io, mi sono buttato dentro a peso, porca miseria. C'erano bombe che scoppiavano dappertutto. Ora ha fatto tutto che il nostro apparecchio non è stato danneggiato neanche perché l'hanno preso laterale. Erano arrivati un po' di tempo prima, un quarto d'ora prima, dei nostri apparecchi caccia assieme a quelli tedeschi che stavano rifornendo di nastri di viteldatrice. Con l'arrivo di questi bombardamenti, vedevi, uno partiva così, l'altro partiva così, come erano, senza dare non pista. Cercavano di alzarsi e si sono alzati 3 o 4 apparecchi per quanto tempo ad alzarsi fuori. Io poi mi sono scappato via, ho attraversato la strada perché eravamo al margine della strada, non c'era nessuna recinzione, mi sono allontanato almeno 200 metri in mezzo alla campagna lì. Poi quando sono rientrato, da mano i tedeschi mi hanno fermato subito a caricare i loro morti. C'era uno che si era dentro una scheggia, un ufficiale tedesco qui nella testa qui. Poi a un certo punto mi sono liberato di loro, sono rientrato in città Gorizia, dove ho detto guarda che a Gorizia troverai un po' di ristoro. D'accordo, il giorno dopo andiamo subito, torniamo a Montepozzolo, in solitaria, siamo partiti soli e siamo arrivati a Montepozzolo.